Benvenuti e bentrovati sul mio canale. Io sono Ilaria De Nunno, una biologa nutrizionista e innanzitutto voglio ringraziarvi di cuore perché siamo arrivati a 1000 iscritti. So che per YouTube è un piccolo passo, però per me è un traguardo importantissimo perché dietro ogni iscritto c'è una persona reale che ha deciso di ascoltare i miei consigli e quindi cambiare anche in meglio. Oggi voglio provare a darti un aiuto per un problema che riguarda un po' tutti, ovvero la nostra vista. La vista non va a peggiorare semplicemente con l'età. Ad esempio, ti è mai capitato di dover accendere la luce del telefono per leggere meglio un messaggio? O anche semplicemente quando vai al ristorante allontanare il menù per poter vedere meglio? Succede a tantissimi e non soltanto a persone di una certa età. Perché cosa succede? Con il passare degli anni il nostro occhio cambia. Semplicemente il cristallino, ovvero quella lente che ci permette di mettere a fuoco da vicino e da lontano, diventa meno elastico. Quando siamo giovani si adatta facilmente, si adatta subito, però con il tempo fa un po' più fatica e quindi leggere da vicino potrebbe diventare un po' difficile. Questo processo ha un nome ben preciso, si chiama brepsiopia ed è naturale, fisiologica, ma oggi il problema non riguarda soltanto gli over quarantenni. Sempre più ragazzi, giovani adulti, ma anche adolescenti e bambini lamentano stanchezza visiva, vista offuscata, occhi secchi, perché si passa tantissimo tempo davanti al computer, davanti al tablet, davanti a uno smartphone, quindi poca luce naturale e disidratazione. Questi sono i principali responsabili che hanno un'influenza negativa per la nostra vista. E anche l'alimentazione, se ad esempio è povera di antiossidanti, povera di grassi buoni, influisce più di quanto puoi pensare. Oggi voglio darti 5 abitudini che peggiorano la tua vista, ma anche 5 invece che ti aiutano a migliorare la tua vista. 5 abitudini che peggiorano la tua vista. Numero 1. Schermo del telefono. Guardare lo schermo del telefono troppo da vicino e per troppo tempo danneggia la nostra vista. Lo facciamo tutti, scrolliamo i messaggi, guardiamo i reel, leggiamo i social, praticamente con il telefono appiccicato al viso. Questo cosa fa? Costringe i muscoli oculari, soprattutto quelli che controllano la messa a fuoco, a un lavoro continuo e innaturale, quindi uno sforzo maggiore. Alla lunga cosa fa? Va a provocare un affaticamento visivo, secchezza oculare e di conseguenza può portarci ad avere mal di testa o bruciare agli occhi. C'è un piccolo trucco che potresti utilizzare, cioè mantieni il telefono ad una distanza di almeno 30-40 cm e non troppo in basso. E se puoi usa la modalità scura o comunque cerca di ridurre la luminosità. Questo cosa farà? Farà in modo che tu possa andare a ridurre lo sforzo. Numero 2. Saltare gli occhiali. Cosa vuol dire? Quando ad esempio vediamo quasi bene e quindi non li mettiamo. È una frase che tutti quanti diciamo spesso, però qual è il problema? È quel quasi bene che non basta, perché cosa fa? Costringe gli occhi a compensare continuamente lo sforzo di messa a fuoco. Questo, come conseguenza, causa tensione oculare, dolori alla fronte e di conseguenza va a peggiorare la qualità della vista nel tempo. Se il tuo oculista ti ha consigliato degli occhiali per leggere, per usare il PC, per guidare, non è una debolezza, ma semplicemente è un modo per poter andare a proteggere la tua vista. Punto numero 3. Lenti a contatto. Se vengono utilizzate troppo a lungo. Cosa vuol dire? Le lenti a contatto sono pratiche, sono comode, però se le portiamo oltre le ore consigliate, che solitamente sono 6-8 ore al giorno, cosa facciamo? Rischiamo di andare a limitare l'ossigenazione della nostra cornea. Questo va a provocare rossore, occhi secchi, irritazione e nei casi peggiori potrebbe anche portare ad avere delle microlesioni. Ogni tanto è bene alternare le lenti a contatto con gli occhiali, soprattutto quando ad esempio siamo a casa, guardiamo la TV, siamo davanti al computer e bisogna ricordarsi di cambiarle regolarmente, non utilizzarle mai per dormirci, quindi durante la notte, e di usare sempre una soluzione fisiologica sterile per la pulizia. Numero 4. Saltare
pause studio oppure lavoro. Stare ore intere davanti a uno schermo, che possa essere tablet, computer, smartphone, senza alcun tipo di pausa, inevitabilmente ci porta ad una sindrome da visione al computer. Gli occhi si asciugano e questo va ad alterare quello che è il film lacrimale, quindi rendendo la vista sfocata e fastidiosa. Ogni tanto ricordiamoci di distogliere lo sguardo. Guardiamo lontano, alziamoci, seguiamo la regola 20-20, quindi ogni 20 minuti facciamo 20 secondi di pausa. È un gesto semplice che però ti darà ottimi risultati. Punto numero 5. Fumare. Anche solo ogni tanto. Il fumo è tra i peggiori nemici della vista. Le sostanze tossiche che si vanno a ritrovare all'interno delle sigarette cosa fanno? Danneggiano i capillari. E i capillari portano ossigeno e nutrienti alla retina e al nervo ottico. Nel lungo periodo vanno ad aumentare il rischio di degenerazione maculare e cataratta precoce. Quindi smettere di fumare sarebbe il massimo, ma anche ridurre drasticamente è uno dei regali più grandi che possiamo fare alla nostra salute, in questo caso anche alla nostra vista. Oltre a tutti questi punti, adesso voglio anche darti 5 abitudini invece che aiutano a migliorare la vista giovane. Regola 20-20. Applicare questa regola è un piccolo esercizio, però ti aiuta tantissimo per la tua salute. Ogni 20 minuti ricordati di fare 20 secondi di pausa. Questo farà affaticare meno i tuoi occhi. Basterà alzarti, distogliere lo sguardo, guardare lontano, in modo che i muscoli oculari si possono rilassarsi e riadattarsi. Se si lavora tante ore al computer, possiamo anche metterci una sveglia, un promemoria, qualcosa che ci faccia ricordare di questa regoletta fondamentale. Punto numero 2. Luce naturale. Esporsi ogni giorno alla luce naturale è un'abitudine salutare per i nostri occhi, perché l'occhio è fatto per lavorare con la luce del sole, non con quella artificiale, che può derivare ad esempio da uno schermo. La luce naturale ci aiuta a regolare il nostro ritmo circadiano, stimola la produzione di dopamina a livello della retina, che è quella che va a proteggere la vista, e inoltre riduce la miopia da schermo. Bastano 10-15 minuti circa all'aria aperta ogni giorno, ad esempio una passeggiata, una pausa sul balcone, anche semplicemente guardare fuori. Quando possibile, ti consiglio di lavorare vicino a una fonte di luce naturale e limita magari la luce blu la sera. Numero 3. Messa a fuoco. Come facciamo ad allenarla? Come ogni muscolo, anche gli occhi hanno bisogno di allenamento e quindi di esercizi. Puoi fare un semplice esercizio tutti i giorni. Tieni un dito a circa 20 cm dal viso e fissalo per 3 secondi. Poi sposti il tuo sguardo su un oggetto lontano per 3 secondi. Questo esercizio dovresti ripeterlo almeno 10 volte. Cosa fa? Ti permette di allenare i muscoli ciliari, migliorando la capacità di adattamento e quindi di messa a fuoco. È particolarmente utile per chi passa molto tempo a leggere o semplicemente anche davanti al computer o a uno schermo. Numero 4. Idratazione. È importante idratare i nostri occhi regolarmente. L'acqua è essenziale per la vista, oltre che per il nostro organismo. Il film lacrimale che protegge la cornea è composto principalmente d'acqua e se sei disidratato si va a rompere più facilmente. Quindi come conseguenza cosa avremo? Occhi secchi, irritati, arrossati, più sensibili alla luce. Bevi almeno 1,5 litri o 2 litri di acqua al giorno e se lavori in tutti quegli ambienti che hanno aria condizionata, riscaldamento, usa un umidificatore o ad esempio delle lacrime artificiali delicate per compensare. Numero 5. Nutrizione. Nutri la tua vista con i giusti alimenti. Una buona alimentazione è la prima forma di prevenzione visiva, oltre che per altri tipi di malattie. Alcuni nutrienti sono un supporto per la nostra vista perché ci aiutano a proteggere la retina, il cristallino, i radicali liberi e quindi dallo stress ossidativo. Luteina e zeaxantina sono presenti ad esempio in spinaci, cavolo nero, broccoli, torro d'uova
e quindi vanno a proteggere la macula e migliorano la visione centrale. L'astaxantina si trova nel salmone selvaggio, ad esempio, ed è un potente antiossidante contro la fatica oculare. Poi i famosi omega 3, che li troviamo nei semi di lino, nelle noci, nel pesce azzurro, che ci aiutano a mantenere la lacrimazione e soprattutto l'elasticità della retina. Vitamina A, che si trova in carote, zucca, fegato, è indispensabile per la visione notturna. Vitamina C, zinco, rame, li troviamo ad esempio nei legumi, nei frutti di bosco, nei semi. Cosa fanno? Ci aiutano a rigenerare i tessuti oculari. Seguire una dieta ricca di colori naturali è la strategia migliore per poter mantenere la vista giovane nel lungo tempo. La vista è preziosa per tutti noi, però spesso ce ne accorgiamo solo quando inizia a peggiorare, gli diamo poco conto, poco peso. Prendersene cura ogni giorno con buone abitudini, sia alimentari che piccoli esercizi, può fare la differenza. Se vuoi imparare a mangiare in modo corretto per proteggere anche i tuoi occhi, puoi iniziare un percorso nutrizionale personalizzato in base alle tue esigenze. Se questo video ti è stato utile, mi raccomando, lascia un like, iscriviti al canale, condividilo con qualcuno a cui potrebbe essere d'aiuto. I tuoi occhi sono sicura che ti ringrazieranno.